Ciao ragazzi e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Oggi parliamo di etichette di prodotti alimentari. Io sono un etichettologo, sono un maniaco delle etichette e ogni volta che vado al supermercato a fare la spesa leggo sempre le etichette di quello che compro. E ogni tanto mi capita di trovare dei prodotti che hanno delle etichette che, pur dicendo la verità, sono subdole, se non addirittura ingannevoli. Partiamo dal sale. Questa è una confezione di sale integrale. E come vi ho spiegato già in altri video, il sale integrale per legge deve contenere almeno il 97% di cloruro di sodio, quindi ha subito una raffinazione, una purificazione, in questo caso in una salina. Altrimenti sarebbe immangiabile perché conterrebbe troppi elementi come il magnesio e il potassio e così via che lo rendono amaro e non proprio appetibile. Come potete vedere è bianco, non ha un colore grigiastro come magari qualcuno immagina associando l'integrale a un colore diverso dal bianco. E per scelta commerciale non è stato asciugato, per cui potete vedere le goccioline d'acqua all'interno della confezione, perché il sale integrale, dopo essere stato purificato nella salina, non subisce l'ultima lavorazione che invece subisce il sale non integrale, cioè il lavaggio e la successiva essiccazione. L'etichetta riporta sale marino, e va bene, 100% italiano, va bene, extravergine, sale marino extravergine. Allora, extravergine non vuol dire nulla per un sale, è un termine normato dalla legge che si applica per esempio all'olio d'oliva. C'è differenza tra l'olio d'oliva normale e l'olio d'oliva extravergine. Nel caso del sale, no, non è normato dalla legge, è solamente una trovata di marketing che forse vuol suggerire che questo è meglio di altri sali che non sono extravergini, però in realtà, ripeto, extravergine non vuol dire assolutamente niente. Un'altra cosa buffa che si trova sulla confezione è sotto la tabella nutrizionale dove dice nessuna presenza di grassi, colesterolo e zuccheri. Mi fa un po' sorridere perché ovviamente non esiste un sale da cucina che contenga zuccheri o colesterolo o addirittura grassi. Però vabbè, ci può stare, non tutti sono, diciamo, esperti di composizione di alimenti. Ma la cosa più bella è la scritta con oligoelementi naturali, bella in grande, che può far pensare che contenga un bel po' di tutti quegli elementi come il magnesio, che ne so, il ferro, il potassio, che ci servono per la nostra salute e che dobbiamo assumere giornalmente. È un discorso che abbiamo già fatto parlando del sale rosa, se vi ricordate. Quindi vediamo che cosa contiene, vediamo dove sono tutti questi oligoelementi. Osserviamo prima di tutto la composizione di cloruro di sodio. Secondo l'etichetta contiene il 98,6% di cloruro di sodio. Come vi dicevo, il minimo è 97, al 98,6, quindi quasi 99%, vuol dire che è un sale molto molto puro, è stato ben purificato e raffinato durante i vari passaggi in salina, proprio per eliminare tutti quegli oligoelementi come il calcio, il potassio, il magnesio che lo renderebbero non proprio adatto al consumo umano perché sarebbe troppo amaro. Vediamo che contiene ogni 100 grammi di questo sale 150 mg di magnesio. Quando troviamo questo tipo di informazioni dobbiamo sempre chiederci: ma questo numero è tanto o poco? Con che cosa lo confronto? E uno dei numeri con cui lo dobbiamo confrontare è quanto di questo elemento, il magnesio per esempio, abbiamo bisogno durante la nostra giornata. Allora andiamo a vedere per esempio sulle tabelle della Società Italiana di Nutrizione Umana e scopriamo che ogni giorno un adulto ha bisogno circa di almeno 240 mg di magnesio. Allora, noi dovremmo mangiare al massimo 5 grammi di sale al giorno. Noi purtroppo mediamente ne mangiamo molti di più, dovremmo cercare di ridurlo. Molto di questo sale lo assumiamo dagli alimenti, pensate ai salumi, ai formaggi, alle patatine e così via. Ma supponiamo di poter assumere tutti questi 5 grammi solamente da questo tipo di sale. Beh, allora vuol dire che giornalmente noi riusciremmo a ingerire 7,5 mg di magnesio. Al giorno però ce ne servono 240, hai voglia da arrivarci. Pensate invece che 100 grammi di mandorle ne contengono almeno 260 e 100 grammi di fagioli crudi ne contengono almeno circa 170. Morale della favola, è meglio non assumere il magnesio dal sale, di cui dobbiamo ridurre il consumo, ma prenderlo da frutta, verdura, ortaggi e così via. Stesso ragionamento per il potassio, ne contiene 10 mg ogni 100 grammi. Pensate che noi dovremmo assumerne almeno 3.900 mg, cioè quasi 4 grammi.
Quindi quello che noi assumiamo di potassio prendendo questo sale è assolutamente insignificante, quindi il ragionamento è esattamente quello di prima. Come dicevo, questi due elementi, il magnesio e il potassio, sono proprio quelli che si cerca di eliminare durante la purificazione in salina, quindi non stupisce che ne rimangano così pochi, perché abbiamo, come dicevo prima, un sale che è quasi puro, è quasi al 99% di cloruro di sodio. Ma allora che senso ha magnificarne il contenuto nutrizionale di oligoelementi naturali? Passiamo adesso al parmigiano e al lattosio. Molte persone sono intolleranti al lattosio. Il lattosio è uno zucchero, è lo zucchero contenuto nel latte ed è l'unico zucchero di origine animale che noi assumiamo. Molte persone sono intolleranti, quindi non riescono a digerirlo e hanno tutta una serie di problemi. Poi magari se volete un'altra volta, se vi interessa, vi posso parlare più approfonditamente dell'intolleranza al lattosio, come è distribuita a seconda della zona geografica e così via. Ma guardate queste due buste di parmigiano reggiano grattugiato. Su questa c'è scritto in grande parmigiano reggiano 100% naturale, e vorrei anche vedere, privo di lattosio. Sull'altra niente. Se uno non si mette a leggere bene l'etichetta, perché qui c'è un asterisco, leggete sempre gli asterischi nelle etichette perché nascondono sempre delle cose molto molto interessanti. Quindi dicevo, se uno non si mette a leggere in piccolo che cosa vuol dire l'asterisco ed è di fretta mentre fa la spesa, potrebbe pensare che questo parmigiano reggiano sia in qualche modo diverso da questo, al di là delle questioni organolettiche e di stagionatura. E magari potrebbe pensare che questo parmigiano sia stato trattato in qualche modo particolare, o magari il latte da cui proviene sia stato trattato in modo particolare, in modo da eliminare il lattosio e quindi da risultare adatto a chi è intollerante verso questo tipo di zucchero. Infatti, se noi andiamo a vedere la tabella nutrizionale, guardate sempre le tabelle nutrizionali per verificare i claim in etichetta, troviamo che contiene 0 carboidrati e 0 zuccheri. Il lattosio è uno zucchero, questo è senza lattosio e quindi è giusto che troviamo 0 zuccheri. Se invece andiamo a vedere l'altra tabella nutrizionale, scopriamo che questo parmigiano contiene 0 zuccheri anche lui. Anche questo non ha zuccheri, quindi anche questo non ha lattosio. La cosa non è strana, infatti qui se uno va a leggere le scritte un po' più in piccolo c'è scritto 100% naturale, parmigiano reggiano più in piccolo, senza additivi e conservanti e naturalmente, questa è la parte scritta in piccolo, privo di lattosio. Quindi è naturalmente privo di lattosio. Il parmigiano reggiano, come molti altri formaggi stagionati, non contengono più lattosio, perché è stato consumato tutto durante il periodo sia di produzione che quello di stagionatura. Solo che a un'occhiata distratta, mentre uno fa la spesa, un'etichetta di questo genere, che ripeto è verissima, non si può contestare l'etichetta, a uno può venire in mente che magari insomma questo sia diverso da quell'altro e questo sia privo di lattosio e quell'altro o qualsiasi altro invece no. Questo è uno dei vari trucchi che spesso diciamo, il marketing cerca di sfruttare per dirigere le nostre propensioni d'acquisto verso un prodotto invece che un altro, che sono, almeno da questo punto di vista, assolutamente equivalenti. Poi io personalmente preferisco non acquistare parmigiano reggiano già grattugiato, questi li ho acquistati solamente per fare del video, preferisco acquistare del parmigiano reggiano possibilmente stagionato 3 anni o più e grattarmelo al momento quando mi faccio la pasta. Quindi questa è un'etichetta come quella di prima, assolutamente veritiera, non dice nulla di falso, però è un po' subdola, è come se io scrivessi sull'acqua minerale priva di colesterolo. Il terzo caso che vi faccio vedere è quello che mi lascia un po' più perplesso. Dovete sapere che io sono appassionato di chinotto, la bevanda mi piace. Il chinotto come bevanda ha avuto il suo massimo splendore in Italia negli anni 50 e 60, dove era diciamo la bevanda trendy del momento. Poi pian piano è passata nel dimenticatoio, ma è stata riscoperta negli ultimi 10 anni e troviamo anche una serie di chinotti artigianali. Il chinotto è un agrume Citrus myrtifoglia che arriva dalla Cina ed è stato probabilmente importato in Italia attorno al 1500. Ecco qui dei piccoli chinotti, voglio ringraziare la signora dell'azienda agricola da Casetta a Borgio Verezzi che me li ha forniti. Questi sono coltivati nella provincia di Savona, ma ci sono altre coltivazioni in Italia, per esempio in Calabria e in Sicilia, e vengono coltivati per esempio per fare della marmellata. Il succo è troppo amaro per farci
una spremuta come invece possiamo fare con del pompelmo o con dell'arancia. Quindi per farci una bevanda si usa in realtà non la spremuta, ma si fa un infuso o un estratto dalla buccia, un po' come se fosse il limoncello senza però l'alcol. Quando andate al supermercato date un'occhiata a tutte le varie bottiglie di chinotto che vedete. Ci sono alcune che scrivono esplicitamente infuso di chinotto sull'etichetta e quindi ovviamente contengono il chinotto. Questo per esempio contiene, secondo l'etichetta, l'1% di estratto di chinotto. Se vi sembra strano che non sia scuro, come invece non so siete abituati a vedere da altri chinotti, ricordatevi che il chinotto è un agrume e dentro non è scuro. Il colore scuro che noi siamo abituati a vedere in realtà è dovuto a un colorante che viene aggiunto, di solito caramello, più o meno come succede per tantissime altre bevande. Questo, il colore è un po' più scuro ma è una pura scelta, diciamo, commerciale, contiene lo 0,5% di infuso. Ma guardiamo questa. Leggiamo la lista degli ingredienti e vediamo che contiene acqua e zucchero, anidride carbonica, aromi, colorante E150D, è il colorante che vi dicevo prima, acidificanti, acido citrico, acido ortofosforico, sale, edulcoranti, ciclamato di sodio e sucralosio, antiossidante, acido ascorbico. E il chinotto? Dov'è il chinotto? Non c'è il chinotto, almeno nell'etichetta il chinotto non è segnalato, anche se è venduto come chinotto. Tra parentesi, in una bevanda di questo genere che non sia di tipo light, zero, diet, chiamatela come volete, io non mi aspetto che ci sia dentro, oltre allo zucchero, anche degli edulcoranti come il ciclamato, il sucralosio e così via. Ma chiusa parentesi, qui dentro il chinotto non c'è, o almeno non è segnalato, a differenza delle altre bottiglie, non è scritto da nessuna parte infuso, non c'è scritto da nessuna parte estratto e così via. Com'è possibile? Intendiamoci, io non ho nulla contro le bevande costruite con degli aromi di sintesi o naturali. Una delle mie bevande preferite proprio dall'infanzia, per esempio, è la spuma, una bevanda, diciamo, completamente, diciamo, artificiale, se volete. Ci sono tantissime altre bevande molto molto famose che non sono fatte con piante o così via. Quindi da chimico non ho assolutamente nulla di principio contro questo tipo di bevande. Il punto però è che stai utilizzando il nome di una pianta, di un frutto, però questo frutto, a quanto pare, dentro nella bottiglia non c'è. E addirittura mi scrivi un sapore sincero e tutto italiano che si trasforma in un'esplosione di bollicine e di allegria. Il gusto appassionato del chinotto. Sincero. Il gusto del chinotto. Ma come fai a essere sincero se qui dentro il chinotto non c'è? Immagino che sia assolutamente tutto legale. Non ho idea di come questo possa essere possibile, ci vorrebbe un esperto di legislazione alimentare. Sono andato a vedere il decreto del Presidente della Repubblica che regola la vendita di bevande di questo tipo. All'articolo 5, dopo aver normato le cosiddette bibite a succo, l'aranciata, il pompelmo, la limonata, cioè bibite dove l'ingrediente diciamo principe è il succo estratto, norma invece le bibite non a succo. Come vi dicevo, non si usa il succo del chinotto per fare la bevanda chinotto, così come non si usa il succo del cedro per fare la cedrata. Questo articolo dice: le bevande alcoliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro e il chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui ha la denominazione. Prima di tutto non c'è scritto quanto ne dobbiamo usare, c'è scritto solo che dobbiamo utilizzare una qualche sostanza che proviene dal chinotto, però non è specificato quale, ma ce ne sono tanti altri ai supermercati, se andate a vedere ne trovate vari. Non so quale sia il cavillo legale per poter vendere una bevanda che non contiene, almeno non è segnalato nella tabella degli ingredienti, il chinotto, in senso di infuso o estratto, però da quello che si capisce dalla legge potrebbe essere stato estratto qualche altra sostanza, che ne so io, l'acido citrico, lo zucchero stesso, un po' di saccarosio, e utilizzato per far rientrare tutto nella legge. Ripeto, io non ho la più pallida idea perché non sono un esperto di legislazione alimentare e non conosco ovviamente il processo di produzione. Lasciatemi dire però che se io vedo un'etichetta con scritto chinotto, pretendo di trovarci dentro da consumatore il chinotto, ed è per questo che diciamo, legale o meno, io mi guardo sempre tutte le etichette per andare a vedere che effettivamente ci sia dentro quello che un'etichetta dice.
Per oggi abbiamo finito, ma vi invito caldamente a segnalarmi nei commenti delle etichette magari strane o ambigue o curiose che avete visto, così magari possiamo fare una seconda puntata dedicata alle etichette subdole e ingannevoli. Intanto io mi stappo un chinotto.